Ciao a tutti, sono Angelo Napoli, bentornati su I 7 segreti del caffè espresso, la nostra serie di video guida, tutorial sul caffè espresso, come approfondire le vostre conoscenze sull'estrazione di questa nostra amata bevanda. Vi ripeto, il nostro approccio all'argomento è quello di consentire a chiunque di conoscere fino in fondo i segreti di questa nostra bevanda per ottenere esattamente ciò che desidera dal caffè espresso. L'approccio è quello che va ben oltre quello che ci hanno insegnato fino ad ora, quindi le 5M, le famose 5M dell'espresso, che vi ricordo quali sono: miscela, macchina per il caffè, macina dosatore, manutenzione e infine la mano del barista. Il nostro approccio dà per scontato che questi argomenti li conosciamo, riguardano la base, quindi per estrarre un espresso perfetto, ma la nostra domanda, quella da cui partiamo e da cui poi si generano tutti gli argomenti, qual è? È questa, cioè che cosa significa espresso perfetto? Il nostro approccio è di personalizzare al massimo il caffè, la nostra bevanda, e di farlo apportando ognuno di noi la propria arte, la propria creatività ad ognuno dei tasti virtuali e dei cambiamenti che si possono apportare appunto sulla materia prima ma anche sulla tecnologia utilizzata per cambiare il risultato della bevanda in tazza. Il nostro approccio è questo e quindi è su questi argomenti che ci confronteremo. Perché l'espresso si chiama così? Beh, è semplice, sicuramente l'avremo sentito più volte, ma magari non ci siamo mai chiesti il motivo vero perché si chiama espresso. Il motivo è perché nasce da un'esigenza, da uno stile di vita, che è quello tutto nostro, italiano, e cioè di entrare in un posto in cui si serve caffè e di chiedere in un istante un espresso, di ottenerlo, di berlo e di andar via. È uno stile di vita, è un sistema di consumazione tutto italiano che non ha uguali in nessuna parte del mondo, se non legate appunto a questo trasferimento della tradizione italiana della consumazione del caffè. Ovviamente tutto questo comporta un peso in termini di tecnologia. Perché? Perché per estrarre una bevanda così fatta in un tempo così breve e con delle caratteristiche di perfezione legate all'alta qualità che si vuol dare della bevanda, è necessario appunto una forte componente tecnologica. Perciò quello che caratterizza questa bevanda, il caffè espresso, è una fortissima componente di tecnologia associata ovviamente ad una materia prima che deve essere quantomeno adatta alla tecnologia che si va ad utilizzare. Mi spiego ancora meglio sull'argomento. Possiamo estrarre una bevanda dal caffè, da un caffè tostato, in tanti modi. I più comuni, che appartengono sia al mondo italiano ma anche a quello anglosassone e diffuso in tutto il mondo, sono ben noti. Parliamo di una French press, che è un sistema di estrazione attraverso una bevanda in cui si mescola del caffè macinato grossolanamente che viene filtrato attraverso una leggera pressione di un filtro in metallo, o di un'estrazione appunto con il metodo filtro, quindi dove attraverso un filtro carta si estraggono le sostanze dalla materia prima ormai macinata, ad una estrazione con una moka, che è un sistema inventato in Italia, fino ad arrivare ad una macchina per espresso. Beh, vi rendete conto che per estrarre una bevanda con una macchina per espresso è necessario una componente di tecnologia ben alta, molto più alta sicuramente degli altri metodi di estrazione che abbiamo visto finora. Non è sufficiente riscaldare o bollire dell'acqua, ma è necessario farlo ad una temperatura costante, ad una pressione elevata, spingendo l'acqua ad una pressione ben precisa sulla polvere di caffè. Una polvere di caffè macinata e dosata in una maniera altrettanto precisa. Il nostro approccio è proprio questo ed è su questi argomenti che andremo ad approfondire la conoscenza, e cioè, premesso che per ottenere un espresso perfetto la nostra estrazione deve avvenire in una certa quantità di tempo, ottenendo una certa quantità di liquido. Come possiamo fare per cambiare le caratteristiche di questa
bevanda ottenuta in un certo tempo perfetto e in una quantità ben precisa, che cosa possiamo fare? Dove possiamo intervenire per cambiare la consistenza, per esempio, della crema, che è una delle principali caratteristiche visive della bevanda del caffè espresso? Come possiamo fare per schiarire o scurire, per aumentare o diminuire l'elasticità della crema? Come possiamo fare per aumentarne la persistenza o la capacità, che spesso viene notata, di macchiare la tazza della nostra bevanda? Su quali tasti dobbiamo e possiamo intervenire affinché riusciamo ad ottenere quello che noi abbiamo in mente e possiamo fare più business con la nostra bevanda? È su questo che vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie e a presto.